Amiche ed amici, ben ritrovati in un nuovissimo video, ben ritrovati su Momiss. Per chi non mi conoscesse e mi sta guardando per la prima volta, io sono semplicemente Simona e vi mostro da un bel po' di anni ormai come realizzo borse, capi d'abbigliamento e vari accessori all'uncinetto con la speranza che vi siano utili e di ispirazione. Oggi continuiamo la miniserie delle 5 borse all'uncinetto più visualizzate nel 2025. Visto che lo scorso video vi è stato molto utile, addirittura molti di voi avevano perso quei progetti e li hanno recuperati quest'anno e altri invece, perché non mi seguivano da tempo, mi seguono da poco, hanno riscoperto nuovi progetti molto interessanti. Quindi questo video potrebbe esservi anche utile ed aiuto se magari state cercando qualche modello facile e veloce da realizzare. Però prima di partire, che mi dimentichi proprio come è successo la scorsa volta, vi lascio i link del tutorial di ciascun progetto che io adesso vi mostro sotto questo video, così potete reperire ciascun progetto in maniera facile e veloce. Dunque io partirei proprio dalle fondamenta. Cosa occorre per realizzare una borsa a crochet? Semplicissimo, una base ovale perfetta. Nonostante io abbia realizzato il tutorial molti anni fa e nel tutorial vedete la data di pubblicazione, anche quest'anno è andato molto virale questo contenuto perché molti si sono appassionati all'uncinetto negli ultimi 2-3 anni e quindi ci può stare. Tra l'altro è stato uno dei contenuti più virale in generale nei vari social perché tutti facevano contenuti a riguardo. Comunque in quel tutorial ti mostravo e ti mostro, perché è ancora disponibile qui sul canale, come realizzare un fondo ovale perfetto 24x8 in pochissimo tempo in maniera facile e veloce. È proprio un tutorial adatto ai principianti. Lì ti mostro passo passo come distribuire soprattutto gli aumenti sulle due zone dove si sviluppa tutto il lavoro con l'aiuto dei marcapunti. Insomma è un tutorial davvero fatto bene e molti principianti che non avevano mai realizzato né una base né una borsa, grazie a quel tutorial ci sono riusciti. Dopo aver pubblicato quel tutorial sono susseguiti una serie di tutorial a riguardo. Infatti sempre qui sul canale troverai come costruire un fondo ovale 30x10, quindi ancora più grande, come costruire una base rettangolare, quadrata, eccetera eccetera. Poi, visto che stiamo parlando di borse, basi eccetera eccetera, io rimarrei ancora un altro po' nell'argomento e vi mostrerei la tote bag per eccellenza più visualizzata nel 2025 e parlo della borsa Cupid, un modello piuttosto semplice che secondo me si contraddistingue per due motivi e il modello vi è piaciuto per questi due motivi, sia per il punto di lavorazione super facile ed effetto che ho impiegato. Si tratta di una lavorazione di mini ventaglietti, anzi se sei principiante e vuoi sperimentare con i punti, io ti suggerisco di utilizzare questo punto di lavorazione. In questo tutorial ti spiego come fare. E per la chiusura girello particolare che avevo utilizzato e scelto per questo modello. All'incirca avevo utilizzato 500 grammi di cordoncino Lurex costruita su una base rettangolare 32x10, infatti la borsa è super pratica, comoda e capiente, l'avete realizzata in tantissimi. E poi avevo utilizzato anche dei moschettoni e dei manici, insomma il minimo di indispensabile per una borsa a crochet. Prima di spezzare con un altro progetto andato molto bene quest'anno, anche se io l'avevo realizzato 3 anni fa credo, rimarrei sempre nell'argomento borse, però mi sposto nella stagione estiva, anche se mi ha colpito tantissimo il fatto che moltissimi di voi hanno realizzato questo modello di borsa, la market bag per eccellenza, anche in versione invernale e le foto che mi avete mandato ne sono testimoni. Parlo della borsa Galia appunto rete, un altro progetto oltre che stravisualizzato ma anche strarealizzato da tutti voi, perché insieme alla Cupid bag e ad altre borse mostrate nello scorso video sono le più realizzate perché semplicemente facili, veloci e alla portata di tutti e che richiedono davvero pochissimo materiale, che è un po' il mio motto. Se mi segui da tempo lo sai che io utilizzo prevalentemente avanzi e quello che mi ritrovo a casa, il minimo ed indispensabile. Bene, la borsa Galia ne è un esempio. Lì avevo utilizzato all'incirca 500 grammi di cordoncino da 3 mm, ma sappi che in generale puoi utilizzare qualsiasi filato tu voglia, dal cordino al cotone, alla lana, all'acrilico, un po' meno la fettuccia. Infatti mi avete un po' chiesto nel corso di questi anni, posso realizzarla in fettuccia? Beh, se utilizzi una fettuccia sottile come quella che ho io, che acquisto da Teddy, che in questo momento non trovo, tipo questa sottile così, allora puoi realizzarla anche in fettuccia, ma se la fettuccia è troppo spessa io ti consiglio di optare per un altro
materiale, giusto per non appesantirla e per risaltare la trama appunto rete. Con il cordoncino che mi era avanzato da quel progetto io realizzai anche il beauty case facile e veloce, vi ho mostrato anche in quel tutorial come applicare la zip in maniera facile e veloce, un altro progetto adatto ai principianti. Perché ve l'avevo mostrato? Per ovviare al problema della fodera, perché è un po' complicato per i principianti andare a realizzare la fodera per quel modello, quindi io all'epoca ho detto ora gli suggerisco di fare un bel beauty case da inserire all'interno della borsa, anche perché il modello nasce proprio così, è una market bag e in quanto tale non necessita di fodera, ma se proprio vuoi foderare il tuo progetto o realizzi il beauty case proprio come ho fatto io, oppure una bella fodera a sacchetto, il cui tutorial lo trovi sempre qui sul canale, lì ti mostro passo passo come fare una fodera a sacchetto in maniera semplice, veloce, senza troppi fronzoli. Ora, prima di passare all'ultima borsa all'uncinetto più visualizzata nel 2025 e tra l'altro più in trend negli ultimi anni, anche se in questo periodo non l'ho vista tanto in giro, non è più virale, non è più in trend o forse non sono stata molto social io in questi giorni, è il cardigan all'uncinetto Blaze. Anche qui in tantissimi lo avete realizzato e io ne sono molto felice chiaramente, perché se i miei contenuti, oltre a piacervi, vi sono utili, vi insegnano qualcosa, io non posso che esserne super felice. Comunque in generale è stato anche il trend di questo autunno-inverno 2025, poi io in generale vi suggerisco di realizzarlo anche con altri filati primaverili estivi. Non soffermatevi soltanto alla lana, all'acrilico come ho fatto io, perché è un ottimo progetto per la prossima stagione. Io qui avevo utilizzato all'incirca 400 grammi di pura lana e ho realizzato una M bella abbondante, bella comoda, quindi non proprio la mia taglia, un po' più over, perché lo sapete, a me piace vestire comoda. Per questo progetto ho ricevuto ben 2 domande super gettonate che riguardano la personalizzazione delle maniche e della lunghezza. Anche se io all'epoca nel tutorial vi avevo suggerito come fare determinate cose, non so per quale motivo puntualmente c'era sempre qualcuno che mi chiedeva come stringere le 2 maniche che naturalmente si allargano a campana e come allungarlo. Io se dapprima rispondevo, ad un certo punto non riuscivo più a gestirvi, perché in tantissimi scrivevano, criticavano, eccetera eccetera, quindi io a un certo punto ho detto vabbè, forse è meglio che non rispondo più, perché non so come fare, non so come gestire tutti questi commenti e gestire qualche critica che era una critica fine a se stessa. A me non andava proprio di rispondere a quel commento che secondo me non aveva alcun senso, era inopportuno, inappropriato. Sapete quando qualcuno commenta così a caso senza sapere? Ecco, comunque ho lasciato lì quei commenti senza alcuna risposta, anche se devo dirvi che nel corso degli anni vi ho sempre risposto a queste 2 domande sui vari social. Infatti io ve lo dico, amiche, amici, non seguitemi solo qui su YouTube, seguitemi anche sui vari social per non perdervi tante cose. A parte questo, io voglio approfittare di questo video per chiedervi una cosa: siete interessati ad un video specifico dedicato su come stringere le 2 maniche di questo progetto e come eventualmente allungarlo? Fatemi sapere nei commenti, anche se io lancerei una bella challenge, perché ne vale la pena secondo me. Se arriviamo a 1500 like a questo video, io farò il tutorial dedicato e vi svelerò i trucchetti e vi darò consigli su come personalizzarlo ulteriormente. Quindi mi raccomando, mettetevi d'impegno, supportatevi, arriviamo a 1500 pollici all'insù e farò il video certamente dedicato sulla base di questo cardigan. Bene, adesso siamo giunti all'ultima borsa all'uncinetto più visualizzata ma anche realizzata e che io sinceramente vorrei trasformare in una versione invernale, perché mi piace tantissimo questo modello con lo stesso punto di lavorazione ma invernale. Parlo della borsa Dacna, realizzata su un fondo ovale perfetto all'uncinetto. Infatti io in questo tutorial vi mostro come realizzare un fondo tondo, scusatemi, un fondo tondo perfetto all'uncinetto. Guardate, non ci sono spicchietti, è proprio tondo
tondo tondo, come lavorare un punto molto virale nel 2025, il punto alto incrociato, e come fissare una chiusura a molla, in questo caso tonda. Qui avevo utilizzato 180 grammi di raffia in 2 colorazioni perché ho smaltito degli avanzi che mi erano rimasti da vecchi progetti, anzi quest'anno come l'anno scorso nel 2024 sono stati i 2 anni più ricchi di progetti realizzati con avanzi di filato, e lo sapete se mi seguite già da 2 anni a questa parte. È una chiusura a molla, ve l'ho detto, nient'altro. Poi volendo la puoi foderare, come foderare una clutch bag, anche qui trovi il tutorial dedicato sulla borsa Malek. Già ad agosto io avevo suggerito di realizzare questo progetto in lana ed è quello che vorrei fare io. Bene, con questi altri 5 progetti abbiamo concluso la top 10 che YouTube mi suggerisce. Quale sarà la top 10, top 5 del 2026? Chi lo sa? Se vi va, il prossimo anno faremo anche questa tipologia di contenuto, magari verso fine anno. Fatemi sapere nei commenti. Mi raccomando, come ti dicevo prima, supportami, condividi questo contenuto perché può essere utile agli amici uncinettini, possono recuperare tutorial che non hanno mai visto e che potrebbero essere molto utili. Io ti ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, ti do l'appuntamento al prossimo contenuto sempre qui sul canale. Non mi rimane che augurarti buone feste. Alla prossima, un bacino a tutti!